Ciao a tutti, ciao a tutte, oggi andiamo a visitare assieme la mostra di Obey a Milano. Recuperiamo gli occhiali che sono fondamentali come sapete, ringraziamo Artù Magazine per avermi permesso di rientrare all'interno della mostra e portare anche le videocamere così ve la posso mostrare. Prima però facciamo un'altra tappa. Ci spostiamo momentaneamente nel quartiere Gallaratese di Milano. Si tratta di un quartiere abbastanza giovane, uno degli ultimi a essere stati creati ed è semiperiferico, quindi non è periferia pura, ma siamo quasi al confine con Roma. Se comunque volete qualche informazione in più su questo quartiere, vi invito ad andare a vedere il video che ho creato qualche mese fa, che parla proprio del quartiere Gallaratese, anche perché qui ci sono alcuni dei muri più grandi di Milano e dei muri più interessanti fatti da artisti di livello internazionale. Ma tornando a noi, perché sono qui? Perché proprio nei giorni di inaugurazione della mostra dedicata ad Obey, l'artista si trovava qua per realizzare un muro. Magari non si nota dai video il fatto che sono entusiasta, però vi assicuro che per me il fatto di avere un muro di Obey qua è qualcosa di unico, cioè esagerato, pazzesco, non so che altro termine utilizzare. Questo anche perché io ho girato mezzo mondo per andare a vedere i muri di Obey. Io sono andato fino a Denver per vedere un muro di Obey e il pensiero di vederne uno a qualche chilometro da casa mi fa proprio volare così. Ho anche avuto la fortuna di passare di qua proprio mentre stavano realizzando il muro e quindi c'è stato modo di parlare con Obey. Si è dimostrato una persona umilissima, sono riuscito a fare scambio sticker, diciamo che non mi aspettavo proprio di potergli stringere la mano, di poter parlare del mio progetto. Cioè, una roba assurda se si pensa a quello che è Obey. Visto che sono qua ed il muro lo state vedendo alle mie spalle, parliamo di questo muro. Il titolo è Tear, Flame, Peace, cioè lacrima, fiamma, pace, che poi esprime perfettamente quello che si vede e quello che è il significato dell'opera. È chiaro che comunque c'è molto di più sotto. Quello che Obey ci ha regalato è un muro che è un inno alla pace universale ed è nel suo perfetto stile. Chi ha già visto delle opere dell'artista può riconoscerne lo stile in maniera proprio facile dai colori, le forme e i simboli che ha utilizzato. Sicuramente la prima cosa che spicca è la parola pace in alto, che direi che non mi devo tradurre. Poi c'è il volto di questa donna che è ricoperta da un velo che sta piangendo, quindi c'è questa lacrima enorme al cui interno ci sono due simboli potentissimi che sono la colomba, che è il simbolo universale della pace, e la fiamma, che è il simbolo della ribellione, della passione, della rabbia e dell'ispirazione. Tutto poi si va a chiudere con queste forme floreali che creano un senso di dinamismo e che vanno a rappresentare i tempi turbolenti in cui oggi stiamo vivendo. L'ultima cosa che ci tengo a farvi notare è che questo qui è un muro che va osservato prima da lontano e poi da vicino, perché tutta la storia è narrata dall'alto verso il basso, quindi bisogna guardare da sopra e poi spingersi verso il basso, ma in generale sono proprio le linee di forza che ti portano a guardare sempre più in basso. Più si va in basso, più diventa potente il messaggio, più ci sono elementi, più aumentano i colori. Comunque non mi stanco mai di guardarlo, secondo me è bellissimo. Come ho già detto nelle mie newsletter, l'arrivo di questo muro a Milano ha sancito proprio una linea di demarcazione su quanto Milano è diventata importante per l'arte urbana in Italia, fondamentale. Mi aspetto quindi molto presto muri di artisti di questo calibro. Però è arrivato il momento di andare a vedere la mostra alla Fabbrica del Vapore, quindi damn. Prima di entrare alla mostra di Obey, la domanda da farsi è: ma chi è Obey? Beh, se non lo sapete, avete tanto da studiare quando si parla di street art. Però non è un problema perché siete sul canale giusto. In descrizione vi linko il mio articolo, lo trovate sul sito, in cui spiego in maniera molto dettagliata chi è Obey, spiego la sua storia, perché si chiama Obey, il motivo dello sticker, tantissime cose. In questo momento però sono molto più interessato a raccontarvi della mostra, quindi diamo un occhio a cosa c'è qua intorno.
all'interno dello spazio espositivo ed è enorme, una delle mostre più belle che ho visitato negli ultimi anni. Ci sono centinaia di opere, cioè sembra infinita. All'interno della mostra c'è una sezione che si chiama Gli esordi, che è perfetta per chi non conosce eBay, perché qui si possono vedere le sue prime opere, o meglio, si possono vedere le stampe, riproduzioni delle sue prime opere, cioè i primi poster che lui andava appiccicando in giro per la città e anche le riproduzioni dei piccolissimi adesivi di Obey the Giant. Poi, particolarissimo, è la teca in cui si trovano il libro, degli strumenti, le bombolette che cercano di richiamare un po' la strada, anche se siamo all'interno di un museo. Adesso continuiamo perché mi sposto verso la piazza. La mostra infatti è strutturata come se fosse una serie di vie che si distribuiscono da una piazza centrale e ogni via corrisponde a una tematica. La prima sezione è quella della propaganda. Qui infatti sono presenti tutte le stampe e riproduzioni delle opere che Obey ha realizzato legandosi politicamente a qualcuno o a qualche idea. La più famosa è per esempio la stampa di Obama, che ha creato tantissimi anni fa per supportare il presidente nelle elezioni. L'altra tematica sono la pace e la giustizia, sono perché sono due. Obey infatti sostiene che la violenza è la prima risorsa degli ingegni e qui si trovano tutte le stampe che richiamano il messaggio di pace e di messaggi antiviolenza, quindi ci sono tantissime opere con allegorie come la colomba, simbolo famoso della pace. Un altro tema delicato e che affronta sempre Obey è quello dell'ambiente. Tramite le sue opere cerca sempre di sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali e qui ci sono alcune riproduzioni, tra cui delle bellissime opere che ricordano le onde del mare. L'ultimo tema affrontato all'interno di questa mostra è la musica, fondamentale per la crescita artistica di Obey. Infatti Obey cresce in California, dove si sviluppa in quegli anni anche l'inizio del punk californiano. Lui si lega tantissimo a figure come i Sex Pistols. Poi successivamente inizia anche ad appassionarsi a Public Enemy. Insomma, la musica fa parte a tutto tondo della sua vita e anche dei suoi lavori e la utilizza spesso come fonte di ispirazione. Infine c'è una sezione dedicata alle nuove opere, dove ci sono le stampe e le riproduzioni delle ultime opere realizzate da Obey. Questa è la più interessante perché si gira a sinistra e ci sono delle cose gigantesche.
prima di arrivare alla fine della mostra, dove si può passare per un piccolo shop, si possono anche usare le bombolette e fare degli stenzi. Questa qui, che vedete qua attorno a me, è una stanza, diciamo, relax, dove sono stampate delle foto in bianco e nero molto vecchie, con i primi poster di Obey, con la faccia di Andre the Giant. Suggestiva. Ok, sono fuori, molto figa la mostra, ne è valsa la pena, spero che siate riusciti a visitarla. Il mio obiettivo è quello di avervela mostrata tramite questo video. Adesso con calma rientro a casa e poi faccio magari anche un altro resoconto. Io sono sempre Disagian, iscrivetevi al canale, mettete like, mettete un commento, andate ad ascoltare Disagismi Urbani, che è il mio podcast, e iscrivetevi alla newsletter. Ciao!